Amici di Moto.it, ciao a tutti dal centro di Milano per una prova molto speciale, perché è vero che siamo in centro, ma la protagonista è una moto da enduro vero. Ve la presento subito, lo dice già il parafango qua davanti, è la Fantic Motor Casa 250 4 tempi. La vediamo prima nell'insieme e poi anche nel dettaglio. Non è un enduro racing da gara, ma è un enduro vera, non estrema, quindi fatta anche per girare su strada a un prezzo veramente competitivo, perché si parla di quasi la metà rispetto ai 254 tempi racing. Siamo infatti a 5.690 euro, quindi davvero siamo vicini alla metà di quelle moto. Adesso passiamo al dettaglio, a partire dalla colorazione nera con questi adesivi giallo fluo molto moderni e con alcune soluzioni veramente curatissime. Guardate le piastre di sterzo in alluminio ricavato dal pieno, cose che sulle moto sempre racing che vi dicevo prima spesso sono a pagamento. Foderi della forcella anodizzati, mozzi ricavati dal pieno, cerchi in alluminio e il motore 4 tempi molto robusto, non racing anche nella potenza. Infatti è il motore utilizzato anche dalla Caballero 254 tempi, quindi motore Zongsen da 25 cavalli a 8500 giri. Testa monoalbero con 4 valvole per cilindro, ovviamente iniezione elettronica, e con radiatori molto grandi dotati anche della ventola di raffreddamento per poter girare anche nel traffico o nelle mulattiere più difficili. Il carter destro con il tappo dell'olio e la spia dell'olio qua in basso per controllare il livello, e il collettore di scarico, lo vedete qui che passa molto centrale nel telaio, quindi lontano dalla gamba del pilota, e termina poi nello scarico Arrow, perché la moto vi ricordo che è 1,4 euro. Adesso passiamo all'altro lato della moto, sempre per stare sul motore, per mostrarvi altri dettagli. C'è il comando della frizione a cavo, il cambio a 6 marce con la leva dotata di snodo per non romperla in fuoristrada, e qui si vede benissimo il monoalbero che comanda le 4 valvole, 2 di aspirazione e 2 di scarico, e qui c'è la seconda ventola di raffreddamento. Adesso, dopo avervi detto del motore, passiamo velocemente al telaio in acciaio con pregevolissimo il forcellone in alluminio a sezione variabile, e anche il codino è fatto di questo materiale, l'alluminio che ritroviamo anche ovviamente nel mozzo posteriore. Proseguiamo la vista con la zona posteriore, fari a LED con qualche dettaglio non bellissimo come queste viti che fuoriescono dal faro, ma sono piccole soluzioni che magari Fantic metterà a posto nel corso poi della produzione, perché questa è una delle prime moto uscite dalla catena di montaggio. Vediamo quindi anche i fianchetti, la zona del serbatoio molto stretta, serbatoio da 7,3 litri, e poi la strumentazione molto completa per essere una moto racing, perché troviamo l'indicazione della carica della batteria, 2 trip, qua c'è il contagiri in alto, il tachimetro. Purtroppo dà un po' fastidio il cavo qua del freno anteriore che passa proprio davanti agli strumenti. Avviamento elettrico, comando del gas domino, gas rapido, basta veramente un quarto di giro per arrivare a fondo corsa, e blocchetto degli strumenti completo di tutto, anche del clacson. Specchietti che si possono ripiegare per quando andiamo in fuoristrada, e penso che della moto vi ho detto praticamente tutto. Mancavano giusto i dischi con il disegno a margherita sia dietro che davanti, e importantissime le sospensioni. Non sono regolabili, però sono sospensioni di qualità FRS Fantic Motor con la forcella da 43 mm. Ovviamente la misura degli pneumatici è quella classica da fuoristrada, con 90-90-21 davanti e 120-80 al posteriore. Vediamo anche nel dettaglio questa zona con i cerchi neri in alluminio e le scritte Fantic Motor rosse in contrasto. Adesso però veniamo al bello, che è la prova della moto, perché questa, ve l'ho detto prima, non è un enduro racing, quindi non ha senso comprarsi un furgone da 20.000 euro, un carrello da 2.000 euro per portare la moto in giro. Con lei il bello è partire da casa e andare a fare enduro, e quindi proviamo a farlo. Siamo d'inverno, siamo a febbraio, fa un freddo abbastanza assassino la mattina e la sera tardi, quindi sbrighiamoci, c'è ancora la luce. Però vogliamo provare la Fantic partendo da Milano, facendo città, tangenziale, autostrada, per finire poi nel regno dell'enduro da Enduro Republic e andare su qualche mulattiera veramente bastarda, per vedere se la Fantic Motor è un enduro con cui divertirsi anche sui percorsi più difficili. Quindi prova veramente estrema per lei, partiamo, via! Ragazzi, iniziamo il nostro giro dal centro di Milano, Porta Venezia, quindi siamo veramente nel centro più sparato con la Fantic Motor, moto che anche in queste zone a traffico limitato ovviamente gira, perché è un 4 tempi Euro 4, e gli scooter al semaforo se li brucia, sono già in terza marcia a 60 all'ora, spunto molto pronto, 25 cavalli, non sono una potenza
da urlo, però c'è una spinta molto buona già ai bassi e medi regimi, tanta spinta sotto e il cambio ha una corsa un pelo lunga, però è molto morbido negli innesti e anche rapportato bene per l'utilizzo stradale. Vedremo poi in fuoristrada se le marce non sono appena lunghe. E motore molto piacevole, bel rumore di scarico, bella spinta sotto, e vedremo poi fuori città anche l'allungo, però in città direi che l'esame è promosso perché vedete che passa dappertutto. Ragazzi, volevo fare l'autostrada ma mi sa che la scelta è un po' infelice, forse è meglio abbandonare l'autostrada. Dopo la città e l'autostrada intasata siamo in tangenziale. Ci siamo appena immessi e vedete lo sprint che ha la casa 250 della Fantic Motor. Vi dico già che la velocità massima è di 140 orari indicati, che corrispondono a poco più di 130 km effettivi, sempre orari ovviamente, quindi prestazioni del tutto interessanti e che ricordano da vicino quelle delle mitiche 125 due tempi che usavamo negli anni 90. 71 km di extraurbano fino adesso. Il difetto poi che vi annunciavo prima della strumentazione: io sono alto 1,85, ho proprio il cavetto in mezzo agli occhi, per non dire alle scatoline. Motore molto dolce e trattabile. Nelle lunghe percorrenze fuori dalla città l'unica nota dolente viene un po' dalla sella, perché è parecchio dura, è proprio la sella di una moto d'enduro, quindi adesso mi sono venute le chiappe di marmo e questa è l'unica cosa che ho notato nei trasferimenti, insieme a delle vibrazioni sul manubrio quando siamo intorno ai 120 orari, 115-120, quindi a velocità di crociera, che può tenere benissimo questo motore, perché così a prima vista mi sembra davvero un motore robusto. L'ho tenuto per tantissimo tempo a 125, quasi 130 orari e non ha mostrato assolutamente nessun problema. Adesso proseguiamo, destinazione Piacenza per l'enduro. Voglio fare enduro, basta traffico. Eccoci finalmente a Grazzano Visconti, stiamo per arrivare da Enduro Republic. Eccolo, è già pronto. Ciao Sandro, sei pronto? Ah, tu sei proprio con l'enduro. Aspetta che spengo qua. Enduro Racing, eh? Oggi devo fare enduro vero. Io ti ho portato per fare enduro vero la Fantic 50 da Milano. Eh sì, ho fatto 120 km. Allora adesso andiamo a fare enduro. Vuoi sapere quanto consuma? Te lo dico? Calcolato 26,5 km con 1 litro. Vi ricordo che con Sandro andremo a fare il percorso della gara di gruppo 5 che ci sarà il 30 e 31 marzo qua a Grazzano Visconti. Adesso iniziamo con un pezzo ovviamente easy, in piedi la moto si guida molto bene, non me l'aspettavo perché comunque su strada si è difesa alla grande. Sandro campione di enduro e con uno Husqvarna 250 4 tempi, e guardate per adesso come noi andiamo dietro. Questo è un percorso che lui usa nella sua scuola anche di enduro, qui Enduro Republic, quindi enduro verissimo. Freni dolcissimi, frizione molto a punto, il cambio l'ha portato appena lungo, però il motore ha tanta coppia sotto. Il motore è sorprendente perché la potenza a 25 cavalli fa pensare a un motore un po' troppo pacifico, invece il bello è che ha tantissima coppia sotto. I freni vanno bene, vedete che ho inchiodato adesso perché Sandro prima del fango ha rallentato. Pozzona da vero enduro. Sospensioni vanno bene, anche dietro lascia la moto appena seduta, ma vi ricordo che il vestito pesa 90 kg, quindi poverina deve portarsi dietro un bel cammello. Salita, questo motore è una sorpresa. Sandro controlla se siamo dietro, ma noi con la nostra Fantic siamo dietro all'Husqvarna. Ecco, sul veloce c'è stato qualche sbacchettamento, la forcella vi dicevo è un po' rigida di sospensioni, adesso mi ha dato qualche sbacchettata sulle buche più ravvicinate. Però vi ricordo anche che sto seguendo una moto racing che costa il doppio della Fantic. Pesa 112 kg a secco, circa 120 col pieno, quindi non siamo neanche lontani dalla moto racing che pesa sui 110 invece. Ci sono una decina di chili
in più per questa moto. Primo approccio, primo assaggino di fuoristrada, mi è piaciuta veramente tanto. Per i percorsi così scorrevoli, divertenti, non estremi, è andata veramente bene. Asfalto, autostrada, città, e adesso mi sto divertendo con un campione di enduro. Percorso a salire veloce per il momento di questa linea, curva a sinistra. Ecco, la seconda è un pelo lunga rispetto alla moto racing, però mi lascia la moto molto trattabile. La moto è veramente agile, una sorpresa. Qua discesa, con buco finale, curva a sinistra, che dedalo questa linea. Sarà una gara bellissima quella del gruppo 5 a Grazzano Visconti. Considerando che sono partito stamattina dal centro più centro di Milano, non mi sembra vero di essere senza carrello e furgone a fare enduro vero nelle valli piacentine. Che salita che ci aspetta adesso! In seconda l'ha fatta benissimo, seguiamo sempre Sandro. Motore molto facile, curva a salire, vedete, questo è proprio l'enduro. Enduro di un certo livello, è quello classico che si fa nelle uscite con gli amici. Salto e l'enduro si difende davvero bene. Le gomme Mitas e F07 si comportano alla grande. Vi ricordo che non ho le mussole, le camere d'aria. Sentiero più stretto, passiamo all'enduro più tecnico. Ecco, adesso la prova. Ero curioso di vedere come si sarebbe comportata nell'enduro, e con la Fantic veramente lo potete fare. L'enduro vero, con una spesa d'acquisto irrisoria, tagliandi ogni 5.000 km. Peccato non si possa portare il passeggero quando girate in città, perché poi è una moto veramente completa. Vedete, anche nello stretto è molto maneggevole, gira in un fazzoletto. Guardate che bel percorso c'è qua da Enduro Republic, ed era il posto più adatto per provare una enduro casa di Fantic Motor. È incredibile veramente la leggerezza, è compatta più di un enduro racing, tanto per mantenere il confronto sempre con queste moto. Pesa un po' di più, ma la compattezza del telaio la rende veramente agile tra le curve, anche più strette. Dietro la sospensione con leveraggio va molto bene, davanti alla forcella rimbalza un pochino. Sottobosco con sassi, oggi il terreno è perfetto, c'è tanta trazione, tronchi. Abbassiamo la zucca per non picchiare le corna. Le corna, spero di no, però nel dubbio noi ci abbassiamo. In piedi si guida molto bene, stretta tra le gambe come un enduro da gara. Guardate poi come si controlla bene, sembra una mountain bike a livello di propria maneggevolezza. Adesso le radici, che sono sempre ostiche nell'enduro, se le bevute con l'aspirina. Guardate come scende la nostra casa, è incredibile, sono meravigliato ragazzi. Enduro vero, e stamattina ero a Milano, in mezzo alla gente che andava a lavorare con la 24 ore. Occhio qua, non volare di sotto. Tratto un po' impestato, guardate come va su. Hai capito? Che motina. La mia prova ragazzi l'ho fatta e la Fantic mi ha stupito, perché sono stato dietro al grandissimo Sandro, ovviamente andava piano per aspettarmi, però la enduro a casa Fantic Motor, considerando che è una moto per enduro non racing, non agonistico, mi è piaciuta. Ovviamente ha dei limiti, la sospensione anteriore picchietta un po' sulle buche più secche e dà qualche scuotimento dello sterzo, però poca roba. Il motore ha una potenza non esagerata, 25 cavalli, ma tanta coppia, ed è quello che serve nell'enduro. Freni a punto, telaio molto agile, ve lo dicevo, instabilità
ogni tanto sul veloce prende qualche sbacchettata, però in compenso nello stretto dove l'endurista gode, Sandro ho goduto. Alla grande, proviamola che sono Vuoi curioso. provare anche tu? Sono La curioso. facciamo provare al pilota Sandro Tramelli. Me la riporterà sana e salva. T'ho detto che devo tornarci a casa. Hai visto che sei stato bravo, eh? Insomma, bravo, è stato bravo. Povera fantichina senza carrello e furgone. Comunque brava, molto divertente e effettivamente, come dicevi, maneggevole. Si può fare un bel enduro con È questa facile moto. poi, Sì, molto facile. sì, il motore è una bella coppia, ti aiuta. Bene, ti è piaciuta? Ragazzi, se avete paura dell'enduro per il motivo che sappiamo tutti, 11.000 euro di moto, carrello, furgone, 5.000 euro, facciamo un po' il mastrota della situazione. Però pensateci, per iniziare 5.600 euro e vi dimenticate tutti i problemi, andate a fare enduro con una moto che oggi è andata alla grande. Ragazzi, la prova della Fantic Enduro Casa 250 col mitico amico Tram finisce qua. Adesso la lasciamo per i commenti, tutta per voi qua sotto sul canale YouTube di Moto.it, e ricordatevi anche stavolta, quando si fa enduro, le protezioni con paraschiena, protezioni, prudenza sempre. Ciao e iscrivetevi al canale, vero Tram? Alla grande, ciao ragazzi!